Imprenditore Vero, Real Entrepreneur, welcome! Ciao da Leo Cascio, siamo arrivati alla quinta puntata di Il Boss dell'Inglese con Robert Dennis, il nostro, viaggio nel mondo del business English. Non aspetterò un secondo in più, vado ad invitare subito Robert. Ciao Robert, how are you? Ciao Leo, hi, hello everyone. Ciao. Allora, aspettiamo che qualche amico si unisca alla live, visto che è iniziato da pochissimo. L'orario non ci aiuta, come sai, perché le 19 del venerdì non è proprio il massimo, ma tra i miei, soprattutto i tuoi impegni, però insomma l'importante è creare valore, anche se molti ci seguiranno magari in replica, l'importante è creare valore, e credo che you're making a lot of value, of interesting content. I just read your fourth chapter. Yep. Today we are talking about meetings, le riunioni, parliamo delle riunioni. Robert, un secondo, fammi controllare l'audio, perché non vorrei il microfono che il microfono... come sospettavo, il microfono ha un problemino. Allora, un attimino. Ma tu mi senti, giusto? I can hear you. If maybe people on the group, you can write if you can hear Leo. Allora, intanto aspettiamo, ecco, si stanno aggiungendo degli amici. Adesso penso che mi senti meglio, vero? Oh, that's a lot better. It's better. Yeah, it's better. Yes, because Much better. I have some problems with the microphone. At the beginning it was like echoing, you know, Yeah, exactly. un echo. C'era riverbero. That sounds like you're in the same per room. fortuna me ne sono accorto in tempo, anche se avrei voluto accorgermene prima. Intanto stanno iniziando a aumentare i nostri follower, già siamo a 5, dai, meglio di niente. Robert, let's talk about meetings. Yes, il nostro amico Angelo, facciamo un piccolo recap. Il nostro amico Angelo lavora, che è il protagonista del tuo libro, no? Business English. Lavora in un'azienda, in una nuova azienda da pochissimo tempo, e alle prese con il primo meeting, la prima riunione. Vuoi introdurci questo capitolo? Vuoi spiegarci in cosa consistono le riunioni in inglese, come funzionano? Vai. Certo. Ok, allora, tutti sanno i riunioni. Forse questa parola è un po' negativo per molte persone. Quando senti, if someone says there's a meeting, c'è una riunione, la maggior parte delle persone si sentono, oh God, oh no, another meeting. So it's, it's a fact, è un fatto di vita, it's a fact of life in business. You will have a lot of meetings. And in this chapter of my book, in questo capitolo, ho provato di suggerire, di fare degli spunti per come fare queste riunioni più efficaci, più produttivi, perché non si può evitare completamente riunioni. Well, a meno che tu sia, il capo, right? But then, basically, if your boss says there's a meeting, you have to go to the meeting. So I'll just give you some suggestions, suggerimenti from the book. We're on chapter 4. Here we go. I'll just show you Intanto voglio salutare Giuseppe Tavani e Luigi Genghi che ci seguono. Hello, ragazzi, Giuseppe. Grazie per essere qui con noi. Hello, Giuseppe. I'll just show you, this is one of these amazing pictures by Sara Pedroni, the great illustrator who's done all the pictures of the book. Sì, fortissimo. And here, this is the chapter on meetings, riunioni. Ok, il più importante di dire prima di tutto è che è essenziale di preparare. You must prepare for your meeting. And, nella mia esperienza in Italia,
That's the sort of yeah, exactly. That idea that you prepare for a meeting. Questo vuol dire you go to the meeting. If you go, then you've prepared for the meeting. But in fact, è importante, per esempio, scrivere un'agenda. I'll just explain this. Che non è il diario. Che non è il diario, non è la traduzione per diario. It's a false friend, un falso amico. So in inglese, an agenda vuol dire l'ordine del giorno. Now, in Inghilterra, questo è molto più diffuso, che quando vai per una riunione, anche un piccolo riunione, a team meeting, normalmente le persone sono molto focalizzate. They know what the meeting is about. There's a specific topic. They meet, they talk about the topic, and that's it, and then they go. In Italia, c'è una tendenza... È un po' più di caos. Un riunione diviene un'occasione sociale. It's a mess. Yes, well, it's nice that people want to get together, but the problem is, if you are, if you're working and you don't have a lot of time, and someone says, "Okay, there's a meeting," if it's a social chit chat, if it's like due chiacchiere, then maybe that's not the best use of your time, right? It's also more like being in a restaurant and a bar. There's no exactly. I mean, okay, we have informal meetings as well. You go to London, you do meet people at Starbucks. You meet for a coffee and have a chat. But when there's for example, a team meeting, when there is a problem and you need to discuss it, think before the meeting and write your ordine del giorno, your agenda. I'll just say there, the word agenda in English, in inglese, is ordine del giorno. And un agenda in Italiano is a diary. It's actually an appointment diary. It's where tu scrivi gli appuntamenti con le persone. Yeah? Esatto. So write your agenda and send the agenda to everyone who's coming to the meeting. So distribute the agenda. Another point is, when you have a meeting, only invite the people that really need to be there. Solo le persone che sono, essenzialmente necessarie. Again, this is another one of my experiences in Italy, especially in big companies. There's always too many. Exactly. There are always too many people at the meeting. I don't know why. It's an Italian thing. Like, you go to a meeting, there's 10 people there, and you think, wow, there's 10 people in this meeting. Who are they? Why are they all here? And molto spesso la metà delle persone arrivano e dicono, okay, why are we here? What's this meeting about? And you think, è sempre molto interessante parlare delle differenze tra l'ambiente lavorativo italiano e straniero, anche se bisogna anche dire che comunque in Italia non sono tutti così, ci sono anche aziende che sanno fare delle riunioni, sono però una goccia nel mare. E dico, è interessante parlarne, ma oltre a questo sono molto interessato nel apprendere da te, le ho un po' apprese grazie anche al tuo libro, quelle che sono le espressioni più usate durante un meeting. Ora non le ripeteremo tutte, se no la gente non se lo compra il libro. Però magari qualche espressione tipica della riunione. Ok. Ce ne vuoi dire qualcuna? Ok. Così io ti controllo, vedo se dici bene. Ok, molto importante, molto diffuso espressione is all'inizio, quando si inizia is it il o la riunione? Is it maschile e femminile? I can never remember. Because in English it's just the meeting. La riunione. In italiano è femminile, la riunione. Ok. Se un meeting fosse femminile, sarebbe stato più, focalizzato, più produttivo, actually. Vabbè, ma l'inglese non ha maschile e femminile. We don't have it. We say the meeting. Yeah? So if you say, per esempio, okay,
let's kick off. Ecco. Now, ok, tutte le Ah, persone... io, guarda, a me piace tantissimo questa live che faccio con te, perché io sabato pomeriggio mi leggo il capitolo e poi c'è il professore privato, cioè tu, Exactly, you get fare la verifica. Fantastico. Sì, So, if you say... sì. Ci sono espressioni legate al calcio che si collegano al calcio. Exactly. This is un'espressione direttamente di calcio. Che quello significa dare il calcio inizio, cioè iniziare la discussione. Exactly. Calcio d'inizio. Calcio d'inizio. Sì, quindi let's kick off. Let's kick off, right? Aspetta che lo scrivo. Yeah. Let's kick off. Kick off. Kick off. And that actually, I'll just say here, this is non voglio essere troppo tecnico because è venerdì sera, but that is a phrasal verb. Yeah, kick off is a phrasal verb. Quando c'è una partita di calcio, ad esempio, Chelsea versus Manchester City, okay, they will say kick off 3 p.m. So it means that la partita inizia alle 3. Yep. Now, another expression you'll hear is the kick-off meeting. So quando c'è un progetto, and there's like all the people in the team devono essere, allineati alle obiettivi del progetto. That's called the kick-off meeting. Okay, so kick-off meeting is usually really important. Everyone needs to be there. And do you want another? We have the first one of a series of meetings. The first one. Exactly. It's the kickoff meeting is when you start the project. The main meeting. Yes, it's when you start everything. Now, another expression, really important one, which is similar to the kickoff, is let's get the ball rolling. Now, questo vuol dire facciamo rotolare il pallone. Let's start the discussion. Yeah, let's get the ball rolling. No, rolls. Let's get the ball rolls. No, rolling, because here it's a rolling. Okay. Yeah, let's get the ball rolling. Yeah. So that means let's start talking. Let's get the ball rolling. Okay, we have a few more expressions. Let's start by talking about. So si introduce la prima tema, yeah? Let's start by talking about, ad esempio, the budget, the customer's feedback, il riscontro del cliente, the timeline, how much time we've got left, the deadline, the scadenza, so whatever the topic is. Anzi, di deadline non ne parli in questo capitolo. Per esempio parli di suppliers, che sono i fornitori. The supplier. Per esempio... Which page are you on, Leo? Com'è? Which page are you on? Pagina 107. 107. Yeah. We can't afford. Non possiamo permetterci. Ci sono espressioni, per esempio, magari uno indica un budget e il responsabile, insomma, dell'ufficio acquisti dice we can't afford a sum, non possiamo permetterci quella somma. Exactly. Ci sono tanti altri modi di dire, insomma, legati proprio al fatto proprio dell'incontrarsi. Poi ho notato anche, tu parlavi della differenza che c'è molta tra il mondo britannico e il mondo inglese, il fatto che si riconduce a quello che tu dicevi all'inizio, il fatto è che in Inghilterra, comunque nei paesi anglosassoni, nelle riunioni non ci si interrompe. E c'è un'espressione che è molto carina, che serve a chiedere il permesso, cosa che noi italiani non usiamo. No. La vuoi dire questa espressione? Cioè, posso parlare? Quando uno alza il ditino, no? So you've got a number of possibilities here. You can say, can I interrupt you? Posso interrompere? Questa è la forma, il modo formale, diciamo. Yeah. Can I interrupt you? This one's più informale. Can I come in here? Posso intervenire? And this is another one. This is, sorry, can I... Now, questo è difficile, so senti bene. Aspetta, scusami, can I butt in? No. Yeah. I'll say it again. Can I butt in? Butt in. Now, questo butt è scritto B-U-W-T. Can I butt
Yeah, can I butt in? Infatti, questo è divertente. But vuol dire colpire con il fronte. So, per esempio, quando c'è una capra, right? They attack. È The un'incornata. capra goes doom, like that, yeah? And they butt. So vuol dire letteralmente, posso entrare, come una... Allora, è una parola onomatopeica. Yeah, is onomatopoeia, yeah. Cioè, che il rumore richiama il can I butt significato. in? Now, questo è strano perché come ha detto, in italiano le persone, se vuoi parlare e l'altra persona parla, non importa, you just, parli insieme. È come suonare il jazz, suonare musica. Tutti parlano alla stessa volta e contribuiscono, al totale. But in Inghilterra, that doesn't work, ok? Questo non funziona. Non va. In Inghilterra una conversazione è più come una partita di tennis. Ok, quando c'è una partita di tennis, right? Una persona colpa il pallone sopra, come si dice, the net, la rete. La rete. La rete, right? And then the altra persona, they return the ball, and then the other person, they hit it. Yeah? Le persone non colpano il pallone alla stessa volta, right? Lo so, è un po', sembra un po' brutto dover comunque evidenziare il problema, insomma, i difetti di noi italiani. Però in effetti questo è importantissimo perché significa fare delle riunioni che non portano a nulla se non si fa in quella maniera lì, cioè se ognuno espone il proprio pensiero, proprio come una partita di tennis, no? Dove è tutto molto più organizzato e più, ecco, usato, per così dire, ecco. Ok, questo è un punto culturale, ok? Quando c'è un riunione anglosassone, in effetti Robert, aspetta, ne continui dopo perché vorrei che questa live, come anche le prossime, siano più interattive. Voglio dare uno sguardo ai commenti perché ne sono arrivati. Ok. E così, ecco. Allora, c'è chi dice: whenever there is an agenda for the meeting, it is no matter of a concern. E questo è un commento di Luigi Genghi. Very good point, yeah. Poi we use the same agenda of the meeting if there is. Questo non so cosa voglia intendere. Continua la frase. Ah no, continua dopo. Allora dice: whenever there is an agenda for the meeting, it is no matter of concern. No, era la frase, era quella di prima che aveva ripetuto. E poi c'è questo commento che non so di chi sia, credo che sia da YouTube, quindi un utente non di Facebook, Will R.E., che dice: Hello from Will. Hello Will. Sorry, I'm late. See you already kick off. You got the ball rolling. Ok, exactly. Quello che abbiamo già detto. Already started. Perfetto, Robert, vai. Illuminaci. Okay. So if I was going to say this thing about, quando le persone parlano alla stessa volta, in Italia questo è normale. È come quando vedi TV, come, porta a porta, di programmi politici di discussione. Si cominciano con il presentatore, l'animatore parla per 10 minuti e poi una persona inizia di parlare e immediatamente tutti gli ospiti parlano insieme. I don't know, ok, forse in Italia, il tuo opinione personale non è così importante delle opinioni del gruppo. And in fact, questo è interessante. In Giappone, they have a thing called management by consensus, gestione attraverso consenso, is it consensus? Yeah. So basically, in Japan, when there's a decision, when the managers have to take a decision, they have a meeting and they decide as a group. So in Japan, the individuale è meno importante
del gruppo. Now, forse in Italia, this is, nella mia esperienza, sono qui da 12 anni, forse, c'è un po' di, verità in questo. There's a bit of truth in that. The group decision is really important. In Italy, it's really important to bring everyone in and get everyone to agree and get everyone to understand how they fit into the larger picture. Anche se al fine at the end of the day, Italy is quite hierarchical. So c'è sempre there's the capo, the padrone, who's usually a guy. Allora, dirò una cosa un po' forse un po' pazzerella, ma magari è vera. Magari può essere che noi italiani siamo bravi a fingere di essere accoglienti all'interno delle aziende, cioè, però poi in realtà, cioè, magari facciamo finta un po' che sia tutto il gruppo a decidere, poi in realtà decide uno solo. Yeah, it's the boss. I mean, okay. Un po', Can I posso dire una story? Can I tell you a little anecdote, right? C'era un molto famoso allenatore in Inghilterra, si chiamava Brian Clough. Brian Clough era un mito, era l'allenatore di Derby County. He was a really famous football manager, and era famoso per Di quale squadra? He was actually, I've got to say, I'm not a great football. Vabbè, qualcuno che googoli lo individuo. I know it was at Derby County. Maybe there was another big club where he was the manager. Yeah? But the thing was, era famoso per essere molto egoista, molto egocentrico. Dimmi? Egocentrico, exactly, yeah. So ha detto in un'intervista, quando c'è un problema, io parlo con il calciatore. He said, when there's a problem, I speak to the player. E noi parliamo per, un mezz'ora. We talk for half an hour. And I listen carefully. We talk. And at the end of the half hour, alla fine del mezz'ora, the player will realize, lui renderà consapevole che io ho ragione. Right? So he basically said, we'll talk for half an hour, and at the end of it, he'll realize I'm right. Okay? Una specie di Mourinho, un po' una specie di, non so. Yeah, so I mean, okay, Bosco. so in una società, I mean, this is really important, okay? A meeting sembra un'occasione sociale. It seems like a social occasion, but you are at work. You do have an objective, c'è un traguardo, c'è un punto che vuoi raggiungere. And so the most important thing is to listen to other people, share your opinion, but reach a decision. And this is another thing, okay? In Anglo-Saxon meetings, at the end of the meeting, al fine del riunione, normalmente we have an action plan. Okay, that's really Anglo-Saxon. Un piano d'azione. Yeah, an action plan. Okay, so at the end of it, the person who is in charge, I'll come back to that. Che è riassunto in un documento o una serie di azioni che si chiamano, ti interrogo, follow up. Cioè, il follow up after the meeting. But the important thing is the action plan. It doesn't need to be very long. It might just be like due righe. It might just be a few bullet points, okay? But have an action plan. So, okay, at the end of this, what are we going to do? What are we going to do at the end of the meeting? Cosa facciamo? What we're going to put into practice. Now, and if I was to come back to another point we were talking about before, quando c'è una riunione nei paesi anglosassoni, normalmente c'è una persona che guida, che dirige la riunione. They drive the meeting. It's like in a car. There's one person driving the car, right? Normalmente questo è un dirigente. Manager. Yeah, it's a manager or a team leader. Not always, because forse, c'è una persona che è un esperto in un'area. E questa persona... Però dipende da quello di cui si parla. Magari può essere anche uno che non è un meeting manager, è proprio perché l'argomento riguarda lui e il suo team.
Exactly. Now, the thing is, again, my experience, la mia esperienza in Italia, non c'è sempre una persona, there isn't one person in control in the meeting. It's just like people come in and they talk, but it's not clear who is managing the meeting. And normally in Italy, in Italia, it's just like the most powerful person, la persona con più potere, which is normally the oldest person, you know, the senior person, manager. It's usually... Sì, purtroppo siamo proprio incasinati dal punto di vista lavorativo. Robert, c'è una bella domanda che ti voglio girare. Allora, meetings should be never called on Mondays or Fridays. Do you agree? I would say Monday. Anche le live di Facebook, secondo me, è che noi purtroppo siamo due pazzi. In molte società c'è sempre un riunione lunedì mattina con il team, with the team, so everyone knows what they're doing. So maybe don't have a meeting with a client, con un cliente on Monday morning, but a team meeting on Monday morning can be good. The other one is Friday afternoon. Although we're doing the webinar about meetings on Friday evening, right? But Friday afternoon is not a good time for a meeting, especially in Italy, specialmente in Italia. So if anyone's watching this who wants to do business in Italy, don't have a meeting. Forse non è mai un buon tempo in Italia per fare Friday evening before una festa. Però non dobbiamo essere così negativi, cioè dobbiamo anche stimolare gli italiani per organizzare delle riunioni ben organizzate. Io per questo prima ho voluto rimarcare queste due semplici parole, bullet points, che tu hai detto, cioè i punti quando uno scrive un elenco puntato, è l'elenco puntato. Perché scrivere un programma, un'agenda, no? L'agenda, quindi l'ordine del giorno con dei punti, già riesce a inquadrare bene quello di cui si parlerà. Quindi partire da questo è, secondo me, molto importante. Poi c'è un altro intervento. He didn't listen to the prayer, he heard him. That's good. That's good. Yeah, he non ha sentito. Dice quelli interni. Italiano, isn't it? Someone said I meant internal meetings. I would say the other thing is, this is another thing, right? In Inglaterra, especially like in Londra, in New York, in America, a meeting is as short as possible. And this is another thing. Yeah, in Italy, there is a tendency, I don't know why, but sometimes meetings go on and on and on, and it would be better to have, two short meetings than one long meeting. So try and schiacciare, try and ridurre il tempo per il meeting. Set a time limit. Yeah. I'll give you, actually, can I give you, forse questo è un consiglio, uno spunto dalla mia esperienza, right? If you want to make sure a meeting in Italy ends, so say voi, you want like a guillotine, okay? Un riunione al mezzogiorno, right? Non continuerà perché tutte le persone will go, 1 o'clock, let's go for lunch, right? And they'll never sort of delay. They'll say, no, forget lunch. We'll just talk in the meeting, right? Magari può essere anche una sorta di minaccia, perché dire, ok, prima facciamo la riunione, prima andiamo a pranzo. Exactly. Ma guarda, mi è capitato di fare delle riunioni proprio in quella fascia oraria e secondo me è una scelta intelligente e logica. Assolutamente. Anche io, personalmente, anch'io, quando con dei clienti non sono proprio dei meeting, sono più delle presentations, però anche meetings, ovviamente. Quando posso scegliere, scelgo sempre quell'orario, perché so che almeno finirà, perché altrimenti col cliente finisce che si stanno ore, magari a parlare del nulla, se non si riesce a dare un inquadramento. I've got to say, there's one other thing regarding the time. A meeting after lunch, se il riunione è programmato dopo il pranzo, stai attento, because like, la maggior parte delle persone dopo le 2 sono un po' stanco. They're all a bit, everyone's had a lunch and they're all sort of going like that. So choose your time
very carefully. The best time is before lunch. That's always the best time. In Italy, the best time for a meeting is 1 hour before lunch. Yeah. Luigi dice, it's because our coffee is better than the American stuff. That's true. I agree. È vero. E poi, allora, l'amico da YouTube ci dice anche, vediamo cosa dice. Friday afternoon in the UK, people are getting into pub mode. È vero. Trying to do business by 5 p.m. UK time could be a challenge. Quindi cercare di fare business, diciamo, entro le 5, prima delle 5, tempo del United Kingdom, in inglese, potrebbe essere una sfida. They could well have left the office. Farebbero meglio a lasciare l'ufficio. Sì, in effetti sì. E credo che molti siano portati forse addirittura a continuare o a fare le riunioni direttamente fuori dall'ufficio, magari il venerdì sera. Cioè, mentre stiamo parlando, forse ci sono delle riunioni con l'aperitivo, con lo spritz in mano, che è una cosa un po' da pazzi, ma spesso e volentieri è così. Exactly. Non so quanto possano essere efficaci queste riunioni. Exactly, more social. Leo, can I make a suggestion? Un suggerimento. Vai, fare il tip. Okay, should we do a meeting? Should we have like a little mini meeting? Pinter meeting for 2 minutes? Lo stiamo già facendo in realtà il meeting, perché questa è una sorta di meeting, no? No, let's have a pretend meeting, right? So we'll imagine that we're having a meeting, yeah? And we'll see if we can use some phrases, right? Sì. Who's going to lead the meeting? Shall I lead the meeting? I'll lead the meeting, okay? So let's imagine, right, what's our company? Let's say we're working in a... Traduciamo per chi ci ascolta, diciamo, sarai quello che guiderà il meeting. Exactly. Vai. Let's say Guida we're il working... meeting. Okay, we've got a company that makes chocolates. Yeah? A chocolate company. Okay. Okay, also, let's imagine there's more people. It's not just you and me, but like there's a few other people. The people in the group, okay? Facciamo così, tu sei il boss dell'inglese, no? Yeah, per qualche minuto facciamo che tu sei il boss del cioccolato e io sono un dipendente. Vai, distruggimi. Okay. I was going to say, who's eating all the chocolates? You, Leo, you eating all the chocolates? Okay. So, right. Okay, everyone. Good morning. Thank you for coming. I sent You're you welcome. the agenda. Thank you. I sent you the agenda. You should have received that in your email. And I didn't get it. Maybe it's in the spam folder. It might be in the spam I have folder. to check it. And so wait a minute. I check it. No, don't go. Okay, found it. I found it. Right, Leo, here's a copy because I printed the agenda in case there's a problem, right? So basically, here's the agenda, okay? Okay, in this meeting, we need to talk about a problem. There's a problem with the suppliers, con I fornitori, because the walnuts, I noci, they haven't arrived. Yeah, we ordered 200 kilos of walnuts, 200 kg di noci, yeah, on Wednesday. They haven't arrived, and we can't put the walnuts in the chocolate. So we need to. This is a big problem. We need to solve this problem now. Get an action plan, and then we can move on. Leo, you're in charge of supplies, fornitori, yeah, dealing with the suppliers. You are in charge. In charge of means responsabile di. Responsabile. You are in charge. Okay, what's the problem? Io lo scrivo, perché comunque non vorrei che poi magari questa live sia incomprensibile da qualcuno. Responsabile di. You are in charge. Yeah. Okay. So maybe you're like I have to answer, or I can examine the problem and answer tomorrow, or do you want an answer soon? I want the answer yesterday.
Yesterday. Yesterday. Yes. I will call the I want it software. I will yesterday, call the okay? software. I will call the software to ask where the nuts are. Maybe they were stolen. Maybe they were stolen by someone. No, some like monkeys, like a bunch of monkeys, or the nut thief, ladro de noci. Yeah. ladro Okay. di In the noccioline. meantime, okay, there is another problem, which is that we have. Ma il cioccolato, scusa, il cioccolato è svizzero o sudamericano? Perché forse c'è differenza. Magari quello svizzero fa più gola, non lo so. Vai. Actually, okay, there's another problem, which is the what's the other problem? Let's say, okay, we've got a problem with the sales, vendita, the vendita, yeah? So our best-selling chocolates were like really popular, and now they're less popular. Okay? Yeah. We're losing market share. What can we do? What can we do about it? Marketing issue. I can't escape. I can't quit the problem. What can we do? Because this is our best-selling product. Well, we have to do a lot of storytelling of our product, and we have to talk about our story. Have to engage people more than usual. What about cutting the price? Today, advertising works like that. What about cutting the price? Maybe our chocolates are too expensive. I don't think it's a problem with prices. I think the problem is people want to buy not a product, but people want to buy an experience. So we have to make our chocolate an experience. So to do so, we have to create a story, to make storytelling, to make all videos, content on the social networks, and engage people with this content. What about the packaging? Do you think some people have said packaging is very, very important? Yeah. But Robert, our package is just a gray, very sad piece of paper. We have to change it. Yeah, don't you agree? I think, okay, idiom coming here. You've hit the nail on the head. Hai colpito il chiodo sulla testa. The nail on the head. Testa. Yeah, questo vuol dire hai cercato il punto, right? You've hit the nail on the head. Yeah? Our product. Good. You've hit the nail on the head. Our product, nostro prodotto nel supermercato, in the supermarket, our product looks a bit old-fashioned, looks a bit tired with all the other products. Maybe we need to refresh. Go on. Sorry, Leo? We have to promote it in a very different way. The times have changed in the last years very much. So we to change the way we sell our products. We need to update our and we need budget, Robert. We need a lot of budget. 2,000 euro, thank you. Okay. Bing. That was good. Okay. Robert, right now, here's a really important expression. È stato divertentissimo, dai, ma whoa, Leo, importante. Sì. We're running out of time. We're running out of time. Means non c'è molto tempo. Ecco, questa è un'altra espressione. The time is running out. Il tempo sta scadendo. Yeah, we're running out of time. Another expression you can say is, okay, let's recap. Facciamo il ripasso. Ricapitoliamo. Let's recap. Questa è anche una bella espressione. Perché ricordiamo che l'inglese utilizza moltissime abbreviazioni. Yeah. Cioè, per esempio, la stessa parola congratulations. Congrats. Molte parole vengono abbreviate, no? Exactly. Can I say ricapitoliamo? It's really long, isn't it? It's really difficult for me to remember that. So in English, you say, let's recap. Good. Let's recap. So, number 1, contact the walnut suppliers. Number 2,
contact the agency, see if we can get some new ideas for the packaging. Thank you very much for coming to the meeting. Let's finish there. Let's go to lunch. Yeah, because that meeting started at 10 minuti meno. Come si dice? Era ora. Finally. Exactly. Now that was a good meeting, okay, because we had a conclusion, we had some action at the end, and we understood why we were having the meeting. Yeah. So that's basically, there you go. That's an Anglo-Saxon meeting. Somebody has written, what about ASAP, as soon as possible, ASAP. Però non si dice tanto, si scrive, no? Perché non è che si dice ASAP. Okay, the other thing here is, in America, qualche volta, dicono ASAP, but normalmente, specialmente in Inghilterra, quando c'è anche parlando si dice ASAP. Yeah, quando c'è un acronimo in Inghilterra, noi diciamo ogni lettera separatamente. So we say ASAP. ASAP. As soon as possible. And questo vuol dire al più presto. I need that. I need those walnuts al più presto, as soon as possible. Yeah? I need my noci as soon as possible. Tu invece tu dici yesterday. Yesterday. Exactly. I want it yesterday, yeah? Have we got Ok. Vabbè, Robert, dai, comunque ne abbiamo dette di cose. Diciamo che anche nel capitolo si parla non solo dell'organizzazione del meeting, ma ci sono anche tante altre espressioni, no? Ma si parla anche di Angelo che nel frattempo ha bisogno di un posto dove stare, quindi ci sono tutte le varie frasi, le varie situazioni utili per chi materialmente ha bisogno di un appartamento in affitto e quindi magari accenniamo questa cosa. Differenza tra affittare un appartamento, per esempio, in America o in Inghilterra. Ci sono alcune espressioni, ho notato, diverse. No, per esempio, in America flat, scusami, apartment, mentre in UK si dice flat. Very good example. Poi rent che significa affittare, però vuoi darci magari qualche piccola info su questo mondo degli affitti e poi chiudiamo la live. So for example, I'll just show you here. This is in ogni capitolo c'è una sezione che si chiama activity. I don't know if you can see that. Activity. Sì, vabbè. E vabbè, la marchetta, dai, non facciamo marchetta, veramente, sennò sembra che sta cosa è solo per vendere, non è per vendere il libro. Potete anche non comprarlo, basta che ci mettete il like, perché noi mangiamo like. Noi ci viviamo di like, vero? I'll just say, look, in this activity section c'è un esempio della differenza. In fact, in every activity section, there's UK and US English. So noi focalizziamo su una differenza tra inglese britannico e inglese statunitense. But here's an example. Property, la parola property, e questo è anche una falsa... Real estate property. Very good, yeah. So real estate is and property... Ok, entrambi vogliono dire immobili in italiano. Immobili. No, aspetta, questo è sbagliato quello che ho scritto, perché real estate è in America, giusto? Yeah, real estate is American English. You say real estate. Yeah. Mentre in UK property. Yeah. In fact, questo è it's there in the book. Yeah, I'll read that. It says real estate significa immobili in USA. Nel Regno Unito usiamo il termine property. And here's an example. No, estate, come estate. Okay? Yeah, estate, exactly. Is there an esempio? You can make millions of dollars by investing in real estate in Manhattan. So compravendita di immobili in New York. And Leo, our very good friend
Donald Trump is a good example of buying and selling property, because actually was a property, he was a builder, he was a developer, but he sembra che abbia fatto i soldi con il real estate, poi magari anche se c'è qualche piccola situazione lì con Trump, non voglio aprire la parentesi Trump, però insomma, mi sa che c'ha più debiti che altro, vabbè. But actually, this is fairly Imprenditore Vero people, yeah, and also for the personal branding. Every building, le più importanti stabili di Donald Trump, yeah, si chiamano, they're called Trump Tower, Trump Tower. New York, Chicago. So basically, lui ha, firmato questi grattacieli. A grattacielo in inglese is a skyscraper. Skyscraper. Scrape vuol dire grattare. Like that, yeah? Grattacielo, è proprio letterale. Grattacielo, skyscraper. So per fortuna non c'è molto da inventarsi. Gone? È una delle poche parole, diciamo, in realtà tradotte letteralmente dall'italiano, perché è proprio in italiano si dice grattacielo, quindi grattacielo. Forse, I don't know, questa era una traduzione, sì. Maybe the word comes from American English, but it's true that Donald Trump ha firmato, ha messo il suo, la sua marca su questi, palazzi. So that is an interesting thing about we always talk about personal branding. Donald Trump is the ultimate personal brander. He's basically put his name on these buildings. Trump Tower in New York, in Fifth Avenue. It's a landmark. It's a punto di riferimento. I'm going to say, and we wish him well, don't we? Get better, riprenditi, get well soon, Donald and Melania, because his wife. Penso che credo che molti non siano molto d'accordo con te su questa cosa di farlo riprendere. No, in realtà bisogna essere terrible. Yeah, on a human level, it's really bad. He's 74. So. Anche perché se si riprende magari riesce anche, perché comunque secondo me lui sta male, però non se la canta, come si dice da noi, non se la canta. Magari questo coronavirus riesce un po' a fargli mettere da parte gli interessi e essere un po' più sincero, un po' più vero, ecco, a proposito di imprenditore vero. Però che lui sia uno che ha saputo costruire un'immagine un po' finta, secondo me. Però chiaramente essere riuscito a costruirsi una Trump Tower, proprio un suo grattacielo. Poi quello è un altro mondo, attenzione, perché. Yeah, I would just say actually, because I don't know, forse le persone non sanno. In questo periodo io insegno in una società di farmaceutica. And it's really interesting because io insegno le ricercatori, clinical trials managers, doctors. It's interesting that the treatment, come si dice treatment? Not trattamento, was it? So the drugs that Donald Trump had, one of them is a very, very experimental drug, which uses antibodies. He had like this really, si dice in inglese, cutting edge. Cutting edge vuol dire all'avanguardia, il più, it's the most experimental. Cutting edge. Moderno all'avanguardia. It's the most, I mean, it's like artificial intelligence, biotechnology. It's like the really, interesting stuff. And one of the things that he had was this monoclonal antibody treatment. Which is really expensive, and obviously he's the president and he's a billionaire. But he was in hospital for like a few days, and people said, maybe he wasn't really ill. He probably was ill, but the point was he had access to these the most advanced drugs basically in the world. And now he's walking around. He's back at the Oval Office, back at work. So if they could develop this drug, get it out there very quickly. At the moment, they're trying to, create the vaccine. There's a race, c'è una gara. Vabbè, dai, comunque dai, un litro di candeggina la mattina. Yeah, don't do that. Don't do that. A canna, come si dice. Robert, c'è questo intervento di Luigi Genghi, che comunque voglio dire, Luigi è preparatissimo, perché proprio
infatti lo ringraziamo. Lui dice, riguardo al discorso real estate contro property, lui dice, times change. When over in the UK in 1983, real estate was the word. Quindi in realtà si può dire anche, non è che si dice real estate... Okay, because can I just say, Luigi he's written a great book. Can I just say, Luigi Genghi has written a great book about the UK. No, è bravo e preparato. Quando avrò tempo leggerò le sue cose, ma ho dato un'occhiata e... Exactly. Sì. Right, Luigi, if you watch it, write the title of your book in the comments, and we'll give you a recommendation. Scusami, ma noi con Luigi possiamo fare una cosa. Noi l'ultima puntata lo invitiamo, lo facciamo inserire qua nella live e così parliamo un po' in inglese, che a me fa benissimo, soprattutto a me, e magari ci parla anche 5 minuti delle sue cose. Sono, che ne dici? He's a pretty interesting guy. His book is called Racconti. Luigi, write the name of your book. It's called Racconti. I have to check it. Lui dice maybe I'm too old. No, ma quale old? Va bene. Chiudiamo il puntatone. Prossima puntata, Robert, parliamo di telefono. Ci parli di come chiamare, telefonare, tutte queste belle cose. Ok, quindi ci vediamo venerdì prossimo. Giusto? Next Friday. Maybe I'm too old. Lui dice no, poi dice no. My troubles seem so far away. Ah, ok, lo facciamo anche cantare, lo facciamo cantare. Luigi, preparati, intanto procurati un bel microfono. Ok, Robert, ringraziamo i nostri ascoltatori. Sono 7, vedi che sembrano pochi, ma il venerdì sera alle 8, secondo me non sono pochi. Ragazzi, vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima settimana. Robert, noi ci salutiamo dopo. Let's see later. Okay. Can I just say one thing, Leo? Can I say one thing very quickly? Faccio un attimo una piccola chiusura perché voglio parlare insomma di Imprenditore Vero dei prossimi appuntamenti. Okay. Ciao Robert, rimani connesso. All right, Leo. Talk to you soon. Ok ragazzi, vi ricordo intanto che gli appuntamenti di Imprenditore Vero continuano, non soltanto il boss dell'inglese, abbiamo anche ovviamente Mindset and Branding, l'appuntamento settimanale del mercoledì alle 15. Vi ricordo che questa prossima settimana avremo il grande Salvatore Russo, che è uno dei maggiori esperti di comunicazione, diciamo comunicazione e marketing di tipo emozionale in Italia, e tra l'altro è uno degli organizzatori di uno dei maggiori eventi di marketing in Italia. Chi non lo conosce, secondo me, dovrebbe dire ok, voglio conoscerlo e presentarsi puntuale alle 15 mercoledì prossimo, il 14. E ovviamente ne approfitto anzi per ricordare i 2 appuntamenti settimanali di Imprenditore Vero, che sono ovviamente Mindset e Branding ogni mercoledì alle 15 e se Robert, scusami, ho fatto una cavolata, purtroppo questo programma qui ragazzi è un po', lo dobbiamo sostituire, e ovviamente il boss dell'inglese ogni venerdì alle 19. Va bene, allora un abbraccio, grazie per averci ascoltato, a presto, buon